Eccoci qua, buongiorno a tutti. Sono sicuro che sarà capitato anche a voi di dover ritagliare magari un piccolo pezzo, una piccola parte di progetto e voler utilizzare magari uno scarto di un pannello in multistrato derivante da una precedente lavorazione, dove magari sul pannello ci sono già incisioni, tagli e quindi avere piccoli spazi a disposizione e non regolari. Come possiamo fare? Se dobbiamo lavorare un pezzo semplice come un quadrato, un cerchio, l'opzione frame di Lightburn ci aiuta per far questo, perché vediamo subito dove andrà a cadere il nostro pezzo. Quindi prendiamo il quadrato, lo mettiamo, andiamo in posizione iniziale con il laser e poi andiamo a vedere se il frame si va a sovrapporre oppure no a precedenti lavorazioni. In base a dove cade il frame possiamo spostare il nostro pezzo oppure fare lo spostamento dell'immagine su Lightburn. In questo caso ho spostato il pezzo, vedo che il frame è preciso, ci sta sicuramente, non ho grossi problemi. Ma se dovessimo fare invece la lavorazione di un pezzo un po' più complesso, sarebbe difficile con il frame farlo. Allora, chi come me utilizza la fotocamera non ha grosse problematiche perché ci aiuta molto in questo senso. Basta liberare il campo dal laser, fare aggiorna sovrapposizione, ci fa vedere sul piano di lavoro esattamente il pezzo che abbiamo. Se dobbiamo fare magari questa figura, io posso andare a ruotarla, spostarla, diminuirla, modificarla in scala per essere sicuro che mi rientri nello spazio a disposizione. Faccio così, faccio così, faccio così e vedo che l'incisione è all'interno del pezzo. Se vado a fare il frame quadrato che mi mette a disposizione Lightburn, non ho la certezza matematica che il pezzo sia all'interno, perché avete visto, vi faccio rivedere, in alcuni punti il laser esce. Guardando l'immagine con la telecamera io capisco che tutto il lavoro è all'interno del pezzo di legno che abbiamo a disposizione. Ma se non ho la telecamera, è possibile capirlo lo stesso? Si può fare! Sì, è possibile, c'è un metodo semplicissimo. Qualcuno potrebbe dire che si è scoperta l'acqua calda, però parlando con tanti altri amici che utilizzano il laser, nessuno ci aveva ancora pensato. Volete sapere qual è questo metodo? Ve lo dico subito, ma prima vi chiedo di mettere mi piace al video e iscrivervi al nostro canale. Per voi è un nulla, un click, un tap sul display. Per noi è molto, vuol dire che quello che stiamo facendo piace, funziona, ci permette di andare avanti, proporvi nuovi contenuti che magari un giorno vi potrebbero anche risultare utili. Quindi vi ricordo, per piacere, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo anche con i vostri amici e adesso vi faccio vedere come si fa. Questo è il livello che dobbiamo fare. Abbiamo visto appunto che il frame di Lightburn non è preciso. Posso utilizzare quest'altro tipo di frame che quando abbiamo delle figure non perfettamente quadrate, rettangolari, ci risulta più utile, ma non sempre anche questo è sufficiente. C'è un metodo migliore, preciso al millimetro, anzi al centesimo di millimetro. Qual è? Allora, prendiamo il nostro livello e gli diamo un livello con, io l'avevo già preparato qua, il livello 6, sì, esatto, gli andiamo a dare un livello che abbia una velocità, diciamo, non troppo veloce, che ci permette di vedere effettivamente con l'occhio il percorso del laser. Io penso che 1000 vada più che bene. E una potenza molto bassa, 0,5%. In questa maniera, con questa potenza qui, il laser, anche se andrà a colpire il nostro multistrato, non lascerà alcun segno. Quindi, invece di fare frame, in questo momento io avvio proprio il lavoro. Quindi il laser mi farà una, diciamo, una simulazione con una bassissima potenza di quello che sarà il percorso che andrà a fare nella lavorazione finale. Avviamo il lavoro.
Vedete? Il laser sta praticamente facendo la lavorazione, ma con una potenza così bassa che non va in alcun modo a intaccare la superficie del legno. In questa maniera, vedete qua che è andato proprio a filo bordo, mi è però permesso di capire che l'immagine qua ci sta. Proseguiamo, andiamo a vedere anche in basso. Perfetto, ho capito che a pelo, a filo, l'immagine ci sta. Quindi posso dargli il livello che avevo previsto, un'incisione semplicissima, e avviamo il lavoro. Ecco qui, il lavoro è finito, andiamo a vedere. Vedete? È andato perfetto sulla posizione che avevamo a disposizione. Con un frame quadrato sarebbe stato difficile fare questo lavoro, perché quando mi avrebbe fatto il frame il percorso del laser sarebbe stato questo e qua sarebbe salito. Quindi io avevo l'incognita se questo apice qua, se questo punto qua restasse dentro lo spazio a disposizione oppure uscisse. Quante volte in passato abbiamo provato a fare questa lavorazione facendo 1 milione di frame, spostando i pezzi sulla tavoletta per poi rinunciarci? Bene, avete visto, il lavoro è semplice, immediato, basilare, ma molto efficace. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo nuovamente di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo presto col prossimo filmato.